io questo contenuto lo faccio quasi esclusivamente per parlare di un allenatore che non sta a me neanche decidere se è sottovalutato, sopravvalutato, se ne parla troppo, se ne parla troppo poco, eh, ma di certo è un allenatore che fa e come se fa con quello che ha a disposizione. Ogni anno tira fuori una squadra che è competitiva. Il Bologna di Vincenzo Italiano, ragazzi miei, no? Anche quest'anno perde giocatori cruciali. Se pensa a Beukema lì dietro, a Andoia lì davanti, che poi sono giocatori che vengono pagati fior di quattrini dalla squadra che li cartellina. E lui comunque tira fuori, e ribadisco, una squadra che poi è all'altezza, è all'altezza. È incredibile, è incredibile. È il giocatore che è riuscito a dare più continuità di tutti a un giocatore come Orsolino, Orsolini plurale, mischio, che in 7 partite ha quota 5, capocannoniere, questo è Vincenzo Italiano, ragazzi. Cioè, ditemi quello che vi pare. È un allenatore anche criticato, se penso, in passato, e la cosa per me è davvero folle. E poi a proposito degli allenatori parleremo dell'Atalanta e del suo, di Mister, perché se da un lato diciamo l'Atalanta è la miglior partenza da anni a queste parti, sì, perché l'Atalanta è una squadra forte, perciò la miglior partenza perché è una squadra quanto mai attualmente di livello, cioè l'Atalanta di oggi è una squadra, perché attenzione, poi si commette l'errore di pensare che sì, è andato via l'allenatore e quindi adesso si ridimensiona. Io questo discorso lo tirerò fuori sempre. È andato via l'allenatore, sì, ma la squadra rimane forte. Cioè, adesso con il rientro fisso, inamovibile di titolari come Lukman e Ederson in mezzo al campo. Ma avete visto che squadra ha l'Atalanta? Ma l'abbiamo visto o no che squadra che ha? Quindi, attenzione, perché Juric è una squadra tranquillamente da quarto posto, eh. Quindi, attenzione, sì, bravo, bravino, alla fine, vedete, sta facendo... Ma l'Atalanta deve lottare per la Champions. Per me l'Atalanta che sto vedendo non è assolutamente inferiore. Parlo per rosa, parlo per struttura, parlo per giocatori proprio, per qualità tecnica e per variabili e soluzioni a partita in corso. L'Atalanta non è sotto Roma e Juventus oggi, eh. Per quanto sto dicendo delle scemenze? Va bene, ne parliamo. E come se lo facciamo, signori miei? Prima andiamo per gradi. E quindi passiamo innanzitutto ad abbuffare l'algoritmo a suon di like. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. Sapete benissimo che tra un po' parleremo del Milan, che attualmente ha appunto gli stessi punti del Bologna. Sì, con una partita in meno, ma gli stessi punti del Bologna. Per farvi capire, no? Il Milan acclamato, discusso. Bologna è lì. Cioè, è una roba incredibile. Per cui, se volete, come dicevo, iscrivetevi per sentirci dopo e passate in descrizione, trovate tutti i vari profili, TikTok, Telegram, c'è tutto e di più e io vi ringrazio, vi ringrazio. No, io in primis veramente di questo Bologna va discusso che anche oggi, no, comunque vai a giocare contro il Cagliari, lì non è mai semplice, sapete, lì dietro Luperto, Mina, giocano praticamente con una sola punta, sì, con questo Felici che fu un embolico, ma una squadra che sì, molto, molto arroccata, ancora proprio storicamente parlando, se vogliamo, almeno nella recente parte. E quindi non è mai facile, non è mai eppure il Bologna fa la sua partita, la sblocca da calcio d'angolo e poi ci pensa ancora Orsolini. Ribadisco, l'italiano ha tirato fuori una certa continuità da Orsolini, che oggi è un giocatore che spacca le difese, che segna, che appunto ti scombina le difese avversarie. È una squadra assolutamente credibile. Mi piace la tecnica di Odegaard, mi piace come la squadra riesce nella partita a tenere il comando, no? A tenere il manubrio. È incredibile. Poi ci sono delle defezioni. Oggi, per esempio, ha avuto un'occasione che era la mezz'ora più tardi, non mi ricordo. No, la mezz'ora ha segnato il gol più tardi. C'è stata forse il 40esimo, no? C'è stata quella situazione in cui normale azione di gioco si trovava senza difesa. Ecco, lì va limato. Felice, arriva una palla, Felice si trova in porta senza difesa. Cioè, ci mancava completamente il difensore. Qualcosina in questo senso va limato, però è una squadra che anche difensivamente parlando, perché poi qui c'è un bias, ha dei numeri importanti il Bologna. Quindi è una squadra che sa fare ambo le fasi. Ovviamente non può essere perfetta, mancano
per esempio dei giocatori cardine, ribadisco ancora una volta, questa è una squadra che di anno in anno punta a valorizzare un nuovo giocatore e deve fare con quello che ha e fa bene, cioè Cambiaghi per me oggi è un'ala di tutto rispetto, cioè la cerniera di centrocampo dà equilibrio, se penso a Ferguson e Freuler. La squadra che a me piace, ma piace soprattutto perché ribadisco immagine e somiglianza del proprio allenatore, che è un allenatore che prima o poi cioè, lo troveremo davvero in una big, no? Ma non ho dubbi su questo, anzi mi meraviglierei se fosse il contrario, perché lo merita. Perché lo merita e quindi per l'ennesima volta ci ritroveremo secondo me a parlare di un Bologna che lo vedremo comunque lottare laddove non ce l'eravamo comunque non ce lo aspettavamo sicuramente. Quindi questa cosa va detta e io alzo le mani sul Vincenzo Italiano e sulla sua bravura tattica, senza ombra di dubbio. E secondo me oggi non è stato bravo Juric. Qualcuno dirà, ma l'Atalanta meritava. Certo che ma l'Atalanta ha avuto 50. Ma certamente, senza ombra di dubbio, contro una Lazio che secondo me, senza uomini chiave, penso uno su tutti Castellanos, perché Castellanos, ragazzi, secondo me lo si apprezza quando non c'è. Quando non c'è, vedi un po' cosa è capace di fare, come lavora lì davanti. Sento tanti amici laziali che spesso lo criticano. E che vi voglio dire? Vi pare che vada meglio la Lazio senza Castellanos? A me assolutamente no. Fortunatamente è riuscito a ritrovare, a rigalvanizzare un giocatore come Basic, no? A ritrovarla, a recuperarlo in tutti i sensi e ha fatto bene. Però è una squadra che non ha creato quasi nulla, poi sfortunata, perde anche uno dei giocatori più in forma che è Cancelliere durante la partita. Oggi una Lazio un po' rattoppata, azzoppata più che rattoppata, forse entrambe le cose. E oggi l'Atalanta, oggi devi far male. Oggi devi far male e in realtà invece perdi innanzitutto un tempo di gioco, perché il primo tempo l'Atalanta anche si era completamente adagiata, non aveva creato quello. Il primo tempo è stato bruttino e secondo me figlio del fatto che tu metti Lookman lì da falso, beh, poi è vero che si muove, che lo trovi un po' a spaziare, però ti manca comunque l'attaccante se Lookman sta a spaziare. Quindi per me Juric oggi già ha perso un tempo completamente cestinato, poi quando ha inserito la punta, quando l'Atalanta ha continuato a macinare, avete visto un po' cosa è capace di fare, ha avuto tante di quelle occasioni, Lookman di testa, poi il tiro parato da Provedelle, il palo di Zappacosta, Hanor che non riesce a ribadire la rete, ha avuto un sacco di situazioni e il gol l'avrebbe meritato, però ci sono dei dettagli che fanno la differenza. Avevi completamente chiuso la Lazio nella propria area di gioco e tu nel momento in cui Lookman ogni volta che trovava l'avversario lo saltava puntualmente, prima innanzitutto lo utilizzi lì davanti senza un motivo quando il suo ruolo è lì, deve partire da sinistra Lookman. E nel momento in cui glielo concedi, che fai all'80° quando ancora la devi andare a vincere questa partita, metti Maldini e lì è finita la partita. Cioè, questi per me sono errori gravi, eh. Per me questi sono errori gravi perché, ragazzi, sono dettagli che poi che fanno la differenza, ragazzi miei. Fanno veramente la differenza. Maldini non ne ha imbroccata una, anzi, ha perso 2 o 3 palle importanti, poteva far male. Ma qui è l'allenatore, eh. Qui è l'allenatore che deve fare senza ombra di dubbio meglio, perché ripeto, attenzione, perché allena una squadra forte. Cioè, non è che adesso facciamo il buonaccione, no, perché comunque Juric veniva da esperienze negative e quindi adesso comunque se pensiamo che l'Atalanta è una squadra che deve entrare nelle prime qua. L'Atalanta ha la forza per andare al quarto posto per me. Perché questo dobbiamo capire il valore della squadra. Cioè, Ian dietro è un mostro, Anor, a centrocampo hai gente come Ederson, Pasalic, Deron, hai dei quinti e dei quarti che poi non so quindi, degli esterni che comunque bella nuova, Zappacosta, Zaleschi si è infortunato ma sto Bernasconi ragazzi bravissimo anche lui e poi lì davanti hai l'imbarazzo della scelta, Lukman, De Ketelare, Kristovic, Sulemana, ma ne ha ragazzi, ma è forte 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 all'Atalanta ragazzi, quindi oggi non ho la mano dolce nei confronti di Juric perché questa partita bisognava portarla a casa in tutti i modi. Certo, poi
ribadisco, sono dettagli, però Vedel fa una grande partita, la palla non è voluta entrare, tutto quello che però mi è sembrato che l'allenatore invece di dargliela una mano alla sua squadra, invece di attirare l'inerzia, invece l'ha un po' depistata, ecco, e questo onestamente poi in un campionato alla lunga, in 38 gare, occhio, occhio, occhio. Va bene, signori, questo è il mio pensiero, voglio sentire la vostra, intanto vi abbraccio forte, noi ci vediamo dopo per la partita del Milan. Milan-Fiorentina o Fiorentina? Sapete che non mi ricordo neanche. Penso Milan-Fiorentina perché noi abbiamo giocato all'Olimpico. Un grande abbraccio, Tanischi.